Ciao a tutti, voglio aggiornarvi su quello che è successo circa il vitalizio mascherato che tutti i partiti stanno aspettando a settembre 2017 ed è per questo che non ci mandano in pensione. La chiamano pensione dei parlamentari, è un vitalizio mascherato a tutti gli effetti perché in Italia servono anche 43 anni di contributi per andare in pensione e invece questi signori dopo 4 anni e 6 mesi seduti su una poltrona a 65 anni vanno in pensione. Se fanno un altro mandato ci vanno anche a 60 anni. Gli avevamo chiesto almeno di rinunciare a questo, non si sono tagliati gli stipendi, non hanno tagliato le auto blu, non hanno rinunciato ai voli di Stato, anzi Renzi ne ha comprato un altro, ma nonostante questo almeno gli avevamo chiesto tagliatevi la pensione di settembre, è una questione di decenza, visto che ci avete impedito di andare a votare a giugno e state aspettando quella data, il 15 settembre, per andare ancora una volta all'incasso. Non lo hanno fatto, nonostante i video virali, nonostante abbiamo fatto girare in tutta Italia un appello. Io vi ringrazio tutti per aver condiviso quel contenuto che credo abbia raggiunto milioni e milioni di persone. Nonostante questo, in un pomeriggio, in poche ore, hanno deciso di bocciare la nostra proposta per togliere la pensione ai parlamentari, la pensione privilegiata, il vitalizio mascherato ai parlamentari di questa legislatura. Ma hanno fatto anche di più. Vi stanno anche prendendo in giro, dicendo che hanno fatto una riforma dei vitalizi. Ora facciamo una differenza, c'è il vitalizio mascherato che è quello che va dal 2012 in poi e ci sono i vecchi vitalizi che vanno dal 2012 agli anni precedenti. Il vecchio vitalizio lo prendono persone come Gianfranco Fini, come Cirino Pomicino. Loro vi dicono che hanno messo mano a quella materia e hanno ridotto i vitalizi. Qualche giornale tipo Repubblica parlava addirittura di riforma dei vitalizi, una cosa vergognosa. Il giorno dopo la bocciatura della nostra proposta dovevano titolare "I partiti si tengono la pensione" o "I partiti non ci mandano al voto per tenersi la pensione". Invece ho visto titoli vergognosi che dicevano "Approvata la riforma del PD dei vitalizi", come per far capire che si fosse riformato qualcosa. Non si è riformato nulla. La Camera dei Deputati continuerà a spendere circa 130 milioni di euro per i vitalizi. Il Senato della Repubblica continuerà a spendere 80 milioni di euro per i vitalizi. Non è cambiato nulla se non una presa in giro. Cioè hanno stabilito che effettueranno un prelievo di 1.000 euro all'anno per i prossimi 3 anni sui vitalizi di chi prende più di 70.000 euro all'anno di vitalizio. Cioè Cirino Pomicino ha un vitalizio che resta intoccabile, perché questo prelievo non si effettua sul suo vitalizio. A uno come Gianfranco Fini, che prende tra i 70.000 e gli 80.000 euro di vitalizio all'anno, effettueranno un prelievo di 1.000 euro all'anno per 3 anni, 3.000 euro. Immagino che già stia tremando, già stia urlando alla povertà, perché gli tolgono 3.000 euro. E poi tra 3 anni riprenderà il vitalizio come prima. E questa cosa qui ve la stanno spacciando sia il PD, sia i giornali, sia tutti quei partiti che erano contro la nostra delibera per la riforma dei vitalizi. Se vogliono fare la riforma dei vitalizi, applichino il metodo contributivo a tutti quelli che oggi prendono un vitalizio, cioè facciano una cosa molto semplice. Dicano quanti anni sei stato in Parlamento, quanti contributi hai versato, bene, quelli ti resteranno quando andrai in pensione se, quando hai finito di fare il politico, hai continuato a lavorare nella vita reale. Perché la nostra proposta che facevamo per i parlamentari era mica di togliergli la pensione, era semplicemente: se tu maturi gli anni di contributi che servono a un cittadino normale per andare in pensione, ne hai diritto, e allora ti valgono anche i contributi che hai versato come parlamentare. Ma se pensi di stare 4 anni e 6 mesi su una poltrona senza far nulla, oppure portando un record di assenze, e poi a 65 anni vuoi andare in pensione, noi non ci stiamo. Il paradosso dei paradossi è che non solo noi gli avevamo proposto di far saltare la pensione privilegiata, un privilegio medievale a settembre, ma gli avevamo pure proposto di cambiare i vecchi vitalizi, quindi a tutti i politici della Prima Repubblica e della Seconda Repubblica, e avevamo utilizzato una loro proposta, quella che un certo Richetti va in giro a dire votate la mia, gliel'abbiamo presentata il giorno in cui abbiamo presentato la nostra delibera, abbiamo detto non volete votare la nostra, allora votate questa qui, e anche quella l'hanno non ammessa alle votazioni, e quindi hanno bloccato
un ultimo spiraglio di giustizia, un po' di equità in questa legislatura, e lo hanno fatto in una maniera talmente subdola che mi sento obbligato a fare questo video, e dovete farlo sapere a più persone possibili che è una farsa. Ma la farsa non finisce qui, perché adesso ci puniranno pure. Quando i nostri colleghi del Movimento 5 Stelle si sono arrabbiati perché ci avevano bocciato la delibera e quindi avevano deciso di tenersi la pensione a settembre, hanno manifestato in aula durante una discussione, durante il question time, e per quello saranno puniti con tantissime sospensioni e giorni di sospensione. Cioè, questo è un paese ormai alla rovescia. Si puniscono i parlamentari che manifestano contro quelli che si tengono la pensione, e quelli che si tengono la pensione vengono anche tacciati, vengono anche descritti come dei riformisti, come coloro che hanno messo mano alla materia dei vitalizi. Non vi fate fregare, non ci facciamo fregare. Io non mi arrendo, non ci arrendiamo noi dell'ufficio di presidenza, il gruppo parlamentare. Un modo lo dobbiamo trovare per fargli saltare quella pensione, ma il fatto che questi signori da mesi stiano pensando soltanto ai fatti loro, a salvare Lotti, a salvare Minzolini, a salvarsi la pensione e a trasferire 20 miliardi di euro alle banche e a bloccare le intercettazioni telefoniche ai poliziotti e a vietare di utilizzare i virus per le indagini di corruzione da parte della magistratura, testimonia la loro debolezza, e presto, io ne sono sicuro, assisteremo alla fine politica di questi vecchi partiti che stanno dedicando gli ultimi giorni di questa legislatura in un paese che è in una situazione drammatica a salvare i propri interessi e nient'altro, e a questo ci dobbiamo ribellare sempre pacificamente, facendo girare le informazioni, perché la grande rivoluzione la faremo quando andremo a votare, impedendogli di rientrare in maggioranza in Parlamento.